Ciao a tutti, sono Stefano e bentornati su Bravocast Italiano. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sta davvero a cuore. Qualcosa che ho vissuto anch'io, quando cercavo di imparare una nuova lingua. Forse lo riconoscete subito. Forse lo state vivendo anche voi in questo momento, mentre ascoltate le mie parole. Si chiama la trappola della traduzione. Ogni volta che sento una parola la mia mente la blocca, la ferma, la analizza, la tradisce nella mia lingua madre. E solo dopo, forse, capisco il significato. Ma in quel momento la conversazione è già andata avanti. Il momento è passato. E io sono rimasto indietro. Ancora una volta. Vi suona familiare? Ricordo bene la prima volta che ho capito davvero questo problema. Era una sera di settembre, qualche anno fa. Ero seduto in un piccolo bar in centro città. Avevo studiato italiano per mesi. Avevo letto i libri, fatto gli esercizi, imparato le regole grammaticali. Conoscevo i verbi, conoscevo i tempi. Mi sentivo pronto. Ma poi è arrivato il momento della verità. Al tavolo accanto al mio, due persone stavano parlando in italiano. Parlavano normalmente, con una velocità normale, con un tono naturale e rilassato. Non era difficile, non usavano parole rare o complicate, ma io non riuscivo a capire quasi nulla. Perché? Perché cercavo di tradurre ogni singola parola. Sentivo andiamo e pensavo andiamo, andiamo. Ah sì, let's go. Ma mentre cercavo quella traduzione nella mia mente, avevo già perso la frase successiva e quella dopo ancora. Era come cercare di correre con le scarpe legate insieme. Ogni passo era uno sforzo enorme e non arrivavo mai lontano. Quella sera ho capito qualcosa di importante. Il problema non erano le parole. Il problema non era la grammatica. Il problema era il modo in cui stavo ascoltando. Stavo trattando l'italiano come un codice da decifrare, invece di trattarlo come una lingua viva da sentire e capire direttamente. Come se ogni parola italiana fosse solo un contenitore vuoto, che aveva valore solo dopo essere stato riempito con la parola equivalente nella mia lingua. Ma le lingue non funzionano così. Le parole non sono codici. Sono esperienze, sono immagini, sono emozioni. Sono connessioni dirette con il mondo reale. E quando impari a usarle in quel modo, tutto cambia. Ma come si smette di tradurre? Come si impara a pensare direttamente in italiano? Ve lo racconto con la mia esperienza personale. Ho scoperto 5 cambiamenti concreti che hanno trasformato completamente il mio modo di ascoltare e parlare italiano. Ve li racconto, uno per uno. Il primo cambiamento è stato questo. Ho smesso di cercare la traduzione perfetta. Quando sentivo una parola che non capivo, invece di fermarmi e cercare il significato esatto nella mia mente, continuavo ad ascoltare. Cercavo di capire il senso generale dalla situazione, dal contesto, dalle altre parole intorno a quella sconosciuta. E spesso funzionava meglio di quanto pensassi. Per esempio, se qualcuno dice «Oggi fa molto caldo, ho bisogno di qualcosa di fresco», anche se non conosci tutte le parole, il contesto ti aiuta enormemente. Caldo, fresco, l'estate, il sole, la temperatura. Il cervello inizia a costruire connessioni dirette con il significato, senza passare ogni volta per la traduzione. Questo si chiama pensiero contestuale. E con la pratica regolare diventa naturale. Il secondo cambiamento è stato ancora più semplice, ma molto potente. Ho iniziato ad associare le parole italiane direttamente a immagini, sensazioni ed emozioni, non alle parole della mia lingua madre. Quando pensavo alla parola mare, non pensavo prima alla parola straniera e poi all'immagine dell'acqua. Pensavo direttamente all'acqua blu, al sole caldo sulla pelle, alla sabbia sotto i piedi, al suono delle onde. Pensavo alla sensazione, all'emozione. E quella connessione diretta tra la parola italiana e l'immagine mentale ha cambiato tutto. Questo tipo di apprendimento visivo, collegare le parole direttamente alle immagini, è anche qualcosa che ho voluto portare nella mia app Carmilo Fox. È un'app che ho creato per aiutare le persone a costruire il vocabolario in modo più naturale e visivo. Ogni parola ha un'immagine unica, frasi di esempio nel contesto giusto e degli esercizi pensati per creare quel collegamento diretto tra la parola e il suo significato reale, senza passare per la traduzione. Per l'italiano mi sembra uno strumento davvero utile per chi vuole continuare a praticare,
dopo aver ascoltato storie come questa. Se vi interessa, trovi i link per iOS e Android nella descrizione. Ma torniamo al racconto, perché i cambiamenti più interessanti devono ancora venire. Il terzo cambiamento, e forse il più difficile, è stato questo. Ho smesso di aver paura, di non capire tutto. Questo sembra un piccolo dettaglio, ma è una cosa enormemente importante. Molti studenti di italiano si bloccano completamente perché sentono una parola sconosciuta e si preoccupano. Non ho capito, devo capire, devo tradurre. E in quel momento di panico mentale perdono le 5 o 6 frasi successive. Tutto per una parola. Ho imparato a lasciare andare, a dire mentalmente: va bene, non ho capito quella parola, ma capisco il resto. Continuo ad ascoltare. E sapete cosa succede? Spesso quella parola sconosciuta ritorna, in un contesto diverso, in un'altra frase, in una situazione nuova. E piano piano il significato emerge da solo, naturalmente, senza dizionario, senza traduzione, senza sforzo consapevole. Questo è il modo in cui i bambini imparano la loro lingua madre. Non cercano traduzioni, non analizzano le regole, non si preoccupano di capire ogni singola parola. Ascoltano, capiscono un po', poi capiscono di più e ancora di più, e un giorno parlano. Voi potete fare la stessa cosa con l'italiano. Siete adulti, avete più strumenti cognitivi, più esperienza nel mondo. Se usate la stessa pazienza e la stessa apertura mentale dei bambini, i risultati arriveranno più velocemente di quanto pensiate. Il quarto cambiamento che ho fatto riguarda la produzione, cioè il momento in cui si parla, non solo quando si ascolta. Quando cercate di costruire una frase in italiano, la tentazione è sempre la stessa. Pensate prima alla frase nella vostra lingua madre, poi cercate di tradurla parola per parola in italiano. Il risultato spesso è una frase grammaticalmente strana, con un ordine di parole sbagliato o con espressioni che non suonano naturali per un parlante italiano. Il trucco che ho scoperto è diverso. Invece di tradurre, ho imparato a costruire frasi italiane, partendo da strutture italiane che conoscevo già. Strutture semplici, ma corrette e naturali. Voglio mangiare qualcosa di buono. Dove posso trovare una farmacia? Mi piace quando il tempo è bello. Non capisco bene. Puoi ripetere più lentamente? Non stavo traducendo. Stavo usando mattoni italiani per costruire frasi italiane. E quella differenza fa tutta la differenza del mondo. Più strutture italiane accumulate, più diventa facile costruire nuove frasi, senza passare per la traduzione. Il cervello inizia a pensare direttamente in italiano, invece di fare quel lungo giro attraverso la lingua madre. Il quinto cambiamento è quello che forse ha fatto la differenza più grande in assoluto. Ho iniziato ad ascoltare l'italiano ogni giorno. Non per studiare, non per analizzare, non per prendere appunti, solo per ascoltare. Storie come questa, conversazioni normali, dialoghi semplici e naturali. L'obiettivo non era capire ogni singola parola. L'obiettivo era abituare l'orecchio al ritmo dell'italiano, alla sua melodia, al modo in cui le parole si collegano tra loro, come le note, in una musica. Perché l'italiano è davvero una lingua musicale. Lo dicono tutti, e chi la studia lo capisce presto. Quando smetti di analizzare e inizi semplicemente ad ascoltare, inizi a sentire quella musica. E quando cominci a sentire la musica della lingua, le parole iniziano a venire più naturalmente, come se arrivassero da sole. Ci vuole tempo? Sì, assolutamente. Ci vuole pazienza? Sì, molta. Ma succede. Ho vissuto questo cambiamento personalmente. E molte persone che conosco l'hanno vissuto anche loro. Il momento in cui ho capito che stavo davvero progredendo è stato strano e bellissimo allo stesso tempo. Era di nuovo una sera, qualche mese dopo quella prima serata al bar. Stavo camminando per strada in una città italiana, con la mia borsa in spalla, senza pensare a niente di particolare, e ho sentito due persone parlare in italiano accanto a me. E ho capito, non tutto, certo, ma molto. Ho capito senza fermarmi a pensare, senza tradurre, senza cercare parole nella mia mente. Le parole italiane entravano nella mia mente direttamente, come significato, come immagini, come situazioni concrete.
Non passavano più per il lungo e lento filtro della traduzione. Era come se qualcosa si fosse sbloccato nel mio cervello. Quella sensazione è difficile da descrivere con le parole. È come quando impari ad andare in bicicletta. Prima ci vuole grande concentrazione, grande sforzo, grande attenzione all'equilibrio. Tieni gli occhi sul manubrio. Tieni i piedi sui pedali. Cerchi di non cadere. È tutto uno sforzo cosciente e faticoso. E poi, un giorno, vai. Non sai esattamente quando è successo. Non c'è stato un momento preciso in cui hai imparato. Hai semplicemente notato che stavi andando, che stavi pedalando, che il corpo faceva tutto da solo. E sorridevi. La lingua funziona esattamente allo stesso modo. E voglio che voi arriviate a quel momento. Per questo creo queste storie. Per darvi ascolto autentico, ascolto naturale, ascolto in italiano vivo e vero. Ogni episodio è un piccolo passo avanti. Ogni storia è un mattone in più nel vostro italiano. Non abbandonate il percorso nei momenti difficili. I momenti difficili fanno parte del processo. Adesso voglio sapere una cosa da voi. Vi è mai capitato questo? Quel momento in cui avete capito qualcosa in italiano senza tradurlo. Quel momento in cui la lingua ha iniziato a fluire un po' più naturalmente, anche solo per pochi secondi. Se vi è successo, raccontatemi nei commenti. Voglio sentire le vostre esperienze. Voglio sapere dove siete nel vostro percorso. E se state ancora lottando con la trappola della traduzione, va benissimo. È normale. È una fase che tutti attraversiamo, senza eccezioni. L'importante è continuare ad ascoltare, continuare a praticare e continuare a lasciare andare la paura di non capire tutto. Un giorno anche per voi qualcosa si sbloccherà. Se questo episodio vi è stato utile, vi invito a lasciare un like. Non perché lo voglio io personalmente, ma perché aiuta altre persone come voi a trovare questi contenuti e a iniziare il loro percorso con l'italiano. Se volete continuare a migliorare insieme a me, iscrivetevi al canale. Ogni settimana pubblico nuove storie e nuovi episodi su argomenti diversi, sempre in italiano semplice e naturale. E se avete suggerimenti su argomenti che vorreste sentire nelle prossime settimane, scriveteli nei commenti. Leggo tutto. Sempre. Sono Stefano. Grazie di cuore per aver ascoltato fino alla fine di questo episodio. Questo dimostra già quanto siete seri e determinati nel vostro percorso di apprendimento. Ci sentiamo al prossimo episodio. A presto.